La Serie A ormai da diverso tempo ha intrapreso una nuova direzione e sempre più squadre stanno cercando di andare a pescare dei giocatori di qualità abbastanza giovani, anche se non giovanissimi, da poter integrare nelle proprie rose senza spendere troppo e poi poterli valorizzare, sia per costruire in casa i propri giocatori, ma anche e soprattutto per poi rivenderli e per poter fare quelle plusvalenze che sono vitali per tante società. Con questo nuovo approccio, in quest'ottica, non so voi che ne pensate, ma io sto vedendo emergere sempre più profili veramente molto, molto interessanti in questo campionato. Ci sono tanti nomi che voi mi fate quotidianamente nei commenti sotto i nostri contenuti, nelle nostre dirette alle 19:30 e li vediamo anche affrontandoli da avversari. Ecco, tra tutti questi nomi c'è un talento che più di tutti mi ha colpito, che mi ha veramente stregato e che soprattutto ritengo possa essere un colpo perfetto per l'Inter, che tra l'altro lo sta monitorando con grandissimo interesse e lo sta seguendo con attenzione da più di qualche mese in realtà. Sto parlando di Adrian Bernabé, un centrocampista del Parma che è il protagonista di questo nuovo episodio di questo format che vi porto qui sul nostro canale. Allora, ben ritrovati amiche e amici passioni interisti innanzitutto, vi invito a lasciare un mi piace, se non lo avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e io so che non volete perderveli, quindi mi raccomando, clicca sul tasto iscriviti così continuate anche a far crescere il nostro progetto ed il nostro canale. Oggi parliamo di Adrian Bernabé perché è il colpo perfetto, lo analizzeremo in questo episodio in cui però come sempre parto dalla carta d'identità, da chi è soprattutto questo giocatore. Condivido la scheda Transfer Market di Adrian Bernabé, numero 10 del Parma, e già questo ci dice tanto. Classe 2001, nato il 26 maggio del 2001 a Barcellona, nazionalità spagnola, è alto 1,70 m secondo la scheda Transfer Market, che lo valuta circa 15 milioni di euro, visto anche il contratto che ha ancora una scadenza abbastanza lunga, visto che scade il 30 giugno 2027. È un prodotto del settore giovanile della cantera, in realtà, del Barcellona, dove ha fatto un po' tutta la trafila, salvo poi nel 2018 volare al Manchester City Under 23. Quindi anche qua come percorso, ragazzi, cominciate un attimo a farvi un'idea. Un giocatore che nasce nella cantera del Barcellona, poi decolla nel Manchester City Under 23 per poi approdare al Parma. Qui, se non ricordo male, c'è stata anche l'influenza di Maresca, che era un po' un allievo di Guardiola, che arrivando a Parma si porta Bernabé e lo valorizza e riesce a farlo crescere, a farlo diventare un giocatore che poi dal 2021 ad oggi ha messo sempre più cose dentro il suo bagaglio calcistico ed è diventato un giocatore veramente di alto livello, un titolarissimo di fatto di questo Parma, considerando che quest'anno ha giocato 11 partite con 900 minuti già accumulati in questa stagione, quindi è davvero un giocatore fondamentale e un leader di questa squadra, pur non avendo segnato ancora un gol, non avendo ancora firmato degli assist, ma tra poco su questo tema poi ci arriviamo. Per contestualizzare meglio il ruolo, io solitamente vi porto delle heatmap, che però questa volta vi faccio vedere tra poco, perché vi voglio far vedere anche un giochino. Prima parliamo però delle caratteristiche di questo giocatore. Un giocatore che il percorso già comunque ci fa capire che si tratta di un giocatore di grande qualità, altrimenti non passi dalla cantera del Barcellona al Manchester City Under 23. Ma è un giocatore che a questa qualità unisce anche tanta quantità. E infatti mi sono appuntato alcuni numeri che vado a recuperare e vi butto lì queste statistiche. Poi dopo facciamo le considerazioni sulla base delle statistiche. I dati ci dicono che per diverse giornate di questa Serie A, Bernabé è stato in assoluto, se tu prendi tutti i giocatori della Serie A, il secondo per passaggi chiave. Cioè, tra tutti quelli della Serie A, lui è stato per diverse giornate secondo per passaggi chiave forniti, cioè passaggi che poi hanno creato una grandissima occasione. Semplifico molto così. In questo momento, nel momento in cui registro, è settimo con 19 passaggi chiave. Il primo è un alieno come il nostro Federico Di Marco, che è a quota 25. Il secondo è un altro talento molto molto interessante, Nico Paz con 24. Tra l'altro vi chiedo chi vi piace di più tra Nico Paz e Bernabé, anche se sono due giocatori differenti. Però ecco, tra i centrocampisti veri, Nico Paz è l'unico centrocampista con più passaggi chiave di Bernabé. Bernabé che è anche nei primi 30 di questa Serie A nella piattaforma WhoScored per contrasti vinti a partita. Considerate che nell'Inter il primo è Barella e si trova al 55esimo posto per contrasti vinti, quindi molto dietro rispetto a Bernabé, che è anche il primo nel Parma per duelli vinti, ma probabilmente è primo anche tra i primissimi anche in Serie A, se non ricordo male la statistica, ed è primo per
Tekel è secondo per occasioni create in attacco tra i giocatori del Parma. Quindi tackle, contrasti vinti, passaggi chiave, azioni pericolose, occasioni in attacco create. Come vedete sono tante statistiche molto differenti, dove lui si trova al vertice, sia sotto aspetti difensivi che sotto aspetti più offensivi e di costruzione. Quindi Bernabé è diventato un giocatore in grado di unire la qualità alla quantità con tanto lavoro che ha fatto in queste stagioni. Ed infatti vi voglio portare anche un confronto statistico che ho preparato, un confronto che può essere anche un po' preoccupante, un po' pericoloso, perché ho messo, le statistiche di Bernabé, accanto a quelle di Hakan Çalhanoğlu, chiaramente di questa stagione. Çalhanoğlu che è un top mondiale nel suo ruolo ed è, un confronto secondo me molto, molto interessante, perché ci si aspetterebbe un dominio da parte di Çalha, considerando che è un top assoluto, ma in realtà, questo dominio non c'è, considerando anche la differenza di status nelle 2 squadre, visto che, Çalha gioca in un Inter che è sicuramente più dominante del Parma rispetto ad un Bernabé che gioca appunto nella squadra emiliana. È molto interessante vedere che sui palloni progressivi che vengono condotti dai giocatori, Bernabé conduce un po' di più la palla nella metà campo avversaria, cioè palla al piede. Çalhanoğlu vince sui passaggi progressivi, che riesce a completare e anche sui passaggi progressivi che riceve. Cioè Çalhanoğlu si butta un po' di più nello spazio a ricevere il pallone, Bernabé lo fa meno, ma poi Bernabé, come Çalha, tenta tante, tante volte il passaggio progressivo, cioè a guadagnare campo con il pallone. E sulle occasioni da gol o assist create fin qua, esclusi i calci di rigore, sono praticamente sovrapponibili, hanno praticamente gli stessi dati, quindi hanno la stessa pericolosità offensiva, senza i calci di rigore. Sui tiri, chiaramente tira, un po' di più, centra di più lo specchio della porta Çalha, è molto più preciso nel tiro in porta, ma come numero di tiri tentano lo stesso numero, di tiri a partita sostanzialmente. Sui passaggi Çalhanoğlu ne sta tentando molti di più, visto che gioca nell'Inter appunto che, gestisce un gran numero di palloni in più. È interessante vedere però che sui passaggi brevi, quindi di distanza breve, hanno una precisione molto simile. Sui passaggi lunghi Çalhanoğlu chiaramente ne tenta di più ed è anche più preciso, ed è qui sicuramente dove Çalha, fa vedere tutto il suo valore aggiuntivo. Nelle occasioni da tiro create è superiore Çalha, ma si difende molto bene Bernabé con 3,92 occasioni da tiro create a partita. In generale anche sugli aspetti più difensivi, attenzione perché Bernabé come tackle e intercetti è identico nei dati a Çalhanoğlu. Hanno lo stesso numero di tackle più intercetti fatti a partita. Bernabé spazza più palloni, ne intercetta di più, quindi, fa qualche tackle in meno, ma non tantissimi. A livello di blocchi, di palloni bloccati, quindi a livello anche di lettura nel posizionamento, Bernabé blocca molti più palloni, 1,80 a partita contro 0,32 di Çalha. Quindi da un punto di vista delle azioni difensive, Bernabé è assolutamente paragonabile a Çalha in termini di caratteristiche. Quindi non è un confronto così impietoso, non è un confronto che fa vedere una distanza così enorme tra questi 2 giocatori. E a proposito di Çalhanoğlu e del giochino che vi dicevo prima con le heatmap, vi condivido questa schermata. Vi do 5 secondi, conterò fino a 5 e poi mi dovrete dire, per chi ci segue in video, questo è un discorso che faccio per chi ci segue in video, di chi è la heatmap a sinistra e di chi è la heatmap a destra. Una heatmap è di Bernabé, una heatmap è di Çalha. Quindi chi è che ricopre il campo in questo modo, Bernabé o Çalhanoğlu? Conto fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se avete detto che la heatmap di Çalhanoğlu è quella a sinistra, ecco, avete sostanzialmente sbagliato, perché in realtà la heatmap di Bernabé è quella a sinistra, la heatmap di Çalhanoğlu è quella a destra. Ehm, Guardandola con attenzione magari immagino ci sareste arrivati, perché comunque Bernabé è un pochino più spostato sulla fascia destra, Çalhanoğlu la zona d'azione è più concentrata al centro e tra l'altro c'è una piccola curiosità: Çalhanoğlu batte quasi tutti i calci d'angolo da entrambe le fasce. Se vedete, la zona del punto di battuta dei calci d'angolo, mentre Bernabé li batte quasi solo dal lato dove col suo mancino può andare a rientrare sostanzialmente. Quindi c'era già anche questo piccolo, dettaglio che si poteva intuire. Comunque
Bernabé in questa heatmap ci fa vedere una cosa molto interessante, e leggendo anche i dati, ovvero che può giocare al posto di Çalhanoğlu eventualmente, ma può giocare eventualmente anche insieme a Çalhanoğlu, e questa secondo me è la chiave veramente interessante in ottica Inter, perché stiamo parlando di un trequartista arretrato a mezzala in un percorso che ricorda anche Çalha, che arriva da scuole di alto livello come detto, che sta già accumulando diverse stagioni di esperienza in Serie A, giocando quest'anno da grande protagonista. Qualcuno quindi potrebbe dire: ma abbiamo già Aslani in quelle caselle lì, in quelle zone lì. Vero, per ora però Aslani rimane ancora un grande potenziale che non è riuscito ad esplodere, o non gli stanno dando fiducia. Io non credo che la società sia Inzaghi siano masochisti, quindi per qualche motivo non sta riuscendo ad esplodere ad alti livelli. Bernabé invece sembra più avanti in questo percorso di crescita anche in termini di leadership. E poi anche in un'ottica futura, in chiave mercato, io continuo a tenere d'occhio la posizione di Hakan Çalhanoğlu, e dovesse partire Çalha, come diceva anche il nostro Domenico nel club, che saluto se ci sta seguendo, dal nostro club di Passione Inter, dovesse partire Çalha, o ne prendi uno più forte o comunque simile, ma chi c'è di questo livello? Rodri del Manchester City, Kimmich se non rinnova col Bayern, ma anche lì mi pare difficile l'ipotesi Kimmich, poi mi sembra un po' incastrato in quella zona lì. Bruno Guimaraes in Premier League, qualcuno dirà Ricci del Torino, ma per me Ricci non è ancora a questo livello da poter sostituire Çalha e costa tantissimo. Quindi non potendo prendere subito un sostituto di quel livello lì, devi andare a prendere uno che può diventare un Çalhanoğlu eventualmente, e in Bernabé io personalmente ci vedo tante cose interessanti in questa direzione, anche come cattiveria agonistica con cui gioca da trascinatore in partite importanti con il Parma, ci vedo veramente tante cose interessanti. Poi con il Parma in Serie A magari non è semplice trattare, ma si possono fare degli affari, si possono imbastire dei discorsi. Quindi occhio davvero ad Adrian Bernabé, fatemi sapere che cosa ne pensate. Fatemi sapere se anche per voi sarebbe un colpo giusto per l'Inter, e vi invito a far parte del nostro club di Passione Inter. Entrate a far parte del nostro club su www.passioneinter.club. Se non lo avete ancora fatto, vi aspetto nella nostra grande community con interisti da tutto il mondo, dove ogni giorno parliamo di argomenti come questo, andiamo molto in profondità con le analisi e vi portiamo tanti altri contenuti, quindi vi aspetto lì. Vi lascio anche con un altro approfondimento che trovate in descrizione se ci ascoltate in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.